Mi occupo di cinema da, diciamo, quasi 20 anni, dagli inizi degli anni 90. Ho iniziato studiando principalmente cinema di finzione, da autodidatta, ma molto lavorando sul campo. Ho iniziato facendo dei primi cortometraggi in Super 8, poi sono passato al video, ma diciamo i formati sono sempre stato qualcosa che mi ha interessato poco, nel senso che passavo da un formato all'altro con tranquillità. Alla fine degli anni 90 molto naturalmente sono passato, diciamo, a fare principalmente cinema documentario. In realtà non ho mai abbandonato il cinema di finzione perché ho sempre lavorato molto sulla scrittura, scindendo in maniera molto drastica quello che è la scrittura per il cinema di finzione da invece il cinema documentario, dove non scrivo per niente, scrivo girando. Per quanto riguarda i documentari, diciamo, lavoro molto in solitaria perché mi interessa, diciamo, un cinema che non deve andare dietro ai tempi, quindi è un cinema dove io ho margini di libertà totali, dove diciamo, è il tempo della relazione quello che mi dà i tempi produttivi. Io credo molto, diciamo, in questo tipo di cinema perché è quello che mi interessa di più. Ci vuole molto tempo, molta pazienza, ovviamente non ci sono orari, non ci sono tempi e soprattutto è, come dire, lo sviluppo della relazione che tu hai con il protagonista o i protagonisti che determina il momento in cui il film è finito o meno. Cioè c'è un momento, diciamo, intuitivo, magico, in cui tu capisci che quello che hai girato fino a quel punto ti basta. Sono gli accadimenti stessi di quello che succede che mi fanno capire dove sto andando e qual è il momento di fermarmi. In quest'ultimo lavoro, Lo Stato Brado, che è un documentario sempre girato in solitaria, è, come dire, un pilota di una serie di ritratti che raccontano uomini e città. Cioè, sono partito dal presupposto che i posti parlano già di per sé e li ho messi in parallelo con la vita assurda di questa persona che si muove nei meandri di questa città. L'idea è questa, cioè, di questo progetto è quella di raccontare delle città estreme con dei personaggi estremi e raccontare in un certo modo poi l'Italia, che certamente il posto non determina la vita, ma sicuramente noi siamo fatti di carne e geografia, come diceva la Cecla e altri. Il primo passaggio come dire, al documentario è stato proprio con un documentario su Catania, non è un caso. Per quanto riguarda il cinema cioè la scrittura del cinema di finzione, sono rigidissimo sulla struttura. La scrittura che io porto sul set è iper rifinita, ma il fatto che sia iper definita non mi condiziona il fatto di ribaltare tutto. Nel documentario è una cosa diversa, è una cosa che ha a che fare con un approccio alla vita diverso, no? Invece nel cinema di finzione faccio altre cose, cioè mi diverto a fare altri tipi di esperimenti che sono più nelle relazioni del set, nelle relazioni con le persone, questo. Invece il documentario è più un lavoro solipsistico, cioè è una cosa di scoperta di me.